Firmi contratti ogni mese con clienti, fornitori, partner, ma ti sei mai chiesto cosa ci sia scritto davvero dentro? Attenzione, perché molte di queste clausole che appaiono standard in realtà nascondono al loro interno insidie legali che possono costarti caro. In questo video individuerò per te 5 clausole pericolose che incontro spesso nei contratti tra imprese. Alcune di queste andrebbero riscritte subito, mentre altre eliminate totalmente. Io sono Gianfranco Rossello, avvocato, e mi occupo di diritto per le imprese. E in questo canale aiuto imprenditori e professionisti a proteggere e far crescere la loro attività. Iniziamo subito. In caso di ritardo, la parte inadempiente dovrà versare una penale di euro 500 al giorno. Frasi come queste appaiono di solito all'interno dei contratti tra imprese e manifestando un'evidente sproporzione rispetto al danno reale. Una clausola di questo genere rischia di finire sul tavolo di un giudice, dove questi andrà di conseguenza a ridurre la penale giudizialmente, oppure la clausola stessa potrebbe essere oggetto di contenzioso tra le parti. La soluzione che io ti propongo, innanzitutto quello di individuare sì la clausola con la penale, ma di calcolarla proporzionalmente rispetto a quello che è il danno prevedibile e di introdurre inoltre una clausola di revisione automatica o di fissazione di soglia massima per la tua penale. Penale sì, ma sostenibile e ragionevole. Clausola 2. Recesso unilaterale a favore di una sola parte. La società Alfa potrà recedere in qualsiasi momento con preavviso di giorni 15. Ecco un'altra clausola che appare all'interno dei contratti tra imprese, che riconosce ad una parte il diritto di recesso e per te invece niente. Clausole di questo genere creano evidentemente un forte squilibrio contrattuale. Una parte ha diritto di recesso, l'altra invece resta vincolata. Questo tipo di clausole per te rappresentano un rischio, quando tu ovviamente sei la parte che non ha diritto di recesso. Un rischio soprattutto se hai immesso all'interno del contratto degli investimenti importanti oppure ti sei vincolato a lungo termine. Regola d'oro: se è previsto il recesso che sia per entrambe le parti, oppure se il recesso è per una sola parte, quindi unilaterale, deve essere giustificato da motivi oggettivi. Clausola numero 3. Obblighi troppo vaghi o generici. Il fornitore si impegna a prestare i propri servizi con la massima diligenza. Frase molto bella, ma cosa significa concretamente? Frasi come queste, alquanto vaghe, sono piuttosto pericolose perché lasciano spazio ad interpretazioni soggettive. Qual è il rischio? Discussioni infinite su chi doveva fare cosa e quando doveva farlo. È molto importante quindi evitare clausole di questo genere ed essere nella redazione delle proprie clausole precisi, completi e dettagliati, individuando con esattezza le modalità operative, gli obiettivi, gli standard di qualità e i tempi, e così i problemi saranno estremamente ridotti. Clausola numero 4. Rinnovo tacito automatico. Il presente contratto si rinnoverà automaticamente per ulteriori 12 mesi, salvo disdetta con 90 giorni di preavviso. Ecco un'altra clausola. Questa è una clausola di rinnovo automatico, che sicuramente è comoda quando c'è un rapporto fiduciario tra le parti,
ma è comoda sì finché non te ne dimentichi, ritrovandoti praticamente vincolato per un altro anno senza volerlo. Ecco alcuni accorgimenti per evitare questa conseguenza. Il primo potrebbe essere quello di prevedere un alert, ad esempio un alert via mail, l'obbligo di un alert via mail in prossimità della scadenza. Oppure quello di prevedere dei termini di rinnovo più ragionevoli, che non siano 12 mesi, non sia un anno. Inoltre anche quello di un'altra modalità potrebbe essere quella di prevedere una conferma esplicita di questo rinnovo. Clausola numero 5. Foro esclusivo in sedi scomode. Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano e la sede della tua azienda invece è Bari. Questo crea per te una posizione di forte svantaggio, perché in caso di contenzioso giudiziale ti ritroverai a dover sopportare i costi di trasferte, i costi di avvocati fuori sede, eccetera. Ecco perché è sempre bene concordare tali clausole stabilendo dei luoghi di svolgimento di vostri eventuali contenziosi giudiziali che siano più equi o magari condivisi, per esempio a metà strada. Il punto d'incontro è sempre a metà strada. La giustizia va sicuramente cercata, ma non inseguita in giro per l'Italia. Come vedi, una singola clausola può fare la differenza tra un contratto che ti protegge ed uno che rappresenta soltanto un onere. Il mio consiglio? Verifica subito tutti i tuoi contratti attivi ed individua se al loro interno vi sia almeno una di queste 5 clausole pericolose. Se tu avessi dei dubbi, inviami una mail all'indirizzo indicato nella descrizione di questo video. Non aspettare che i problemi esplodano, gioca d'anticipo. Io sono Gianfranco Rossello, il giurista d'impresa. Ciao e alla prossima.